Ciao ragazzi, un saluto a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento della mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch, bellissima, in scala 1:8, edizione Hachette 2022, uscita numero 15. Adesso andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i contenuti. Se avete piacere potrete anche dare lettura di questo nuovo fascicolo. È molto importante ciò che viene scritto perché rende, che già di suo è stupendo così, questo modello ancora più interessante. Dopo andremo a vedere il contenuto di questo nuovo numero e cercherò di aiutare quelli che hanno meno esperienza nel montaggio a non fare errori. Ok? Va bene ragazzi? Questa è la seconda pagina di copertina con i numeri utili e servizi. E guardate come sono completi i fascicoli di questa collezione. Vedete? Non riguardano soltanto l'auto, ma tutto ciò che in quel tempo c'era. Curiosità come questa. Questo è un capitolo molto triste della storia del cinema. Non voglio neanche pronunciarlo, è scritto, leggetelo. Un grande attore, John Ritter. Questo numero ha un po' di pezzi, bisogna fare molta attenzione. Le istruzioni sono sicuramente super dettagliate, però Michele cercherà, dove può, di rendervi tutto questo montaggio semplice e sicuro. Ecco qui. Questo è quello che abbiamo nel contenuto di questo fascicolo. Queste le fasi del montaggio che io cercherò di velocizzarvi, ma sempre garantendovi un montaggio sicuro e senza danni. Ecco qui. Vi consiglio di procurarvi una forbice o un cutter. Io ho la mia forbice. Andiamo a vedere il contenuto del fascicolo numero 15. Tutto quello che vedete è in plastica. Non chiedetemi cosa è servito fare quello che ho fatto, perché non ho la risposta. Allora, andiamo un po' a vedere i pezzi nel dettaglio. Abbiamo questo pezzo grande, colorato benissimo,
il 15A, che è il carter centrale del motore, il carter centrale del motore. Poi abbiamo questo, che è la base del carburatore, il 15B. Poi abbiamo il corpo del carburatore, il 15C. Abbiamo la sezione superiore del carburatore, il 15D. La leva dell'acceleratore, 15E. Il filtro della benzina, guardate che bello, il 15J. La pompa della benzina, (15F). Che bello questo pezzo. La bobina di accensione, con la sua fascetta di supporto verniciata, molto bella. Questa è la 15L. Poi abbiamo il raccordo di fissaggio 15I. Sono pezzi molto piccoli, poi cercheremo di tirare fuori una strategia per non rovinarli, perché sono delicati. E poi abbiamo il rinvio, il 15M. Abbiamo poi 4 tubi che sono in gomma. Ognuno di questi ha una misura diversa. Abbiamo 4 tubi, ma io ne vedo 3, eccolo qua. Come potete vedere, c'è dal più piccolo al più grande. Quindi, guardate bene. Io li metterò così adesso, poi vi spiegherò perché. Prendiamo il più piccolo e lo metto qua, come nella figura, che è il 15N, misura 60 mm, 6 cm. Poi abbiamo il 15K, che è quello che è 1 centimetro più lungo, 70 mm, che equivalgono a 7 cm. Poi abbiamo il 15G, che è questo più corto dell'ultimo, che è di 90 mm, che equivalgono a 9 cm, e lo mettiamo qui. E poi abbiamo in ultimo il 15H, che misura 100 mm, che equivalgono a 10 cm, e lo mettiamo qui. Quindi, come potete vedere, io l'ho disposto come in figura, vedete? Dal più piccolo al più grande, come è in figura. Perfetto. A questo punto, la prima cosa che vi consiglio di fare, spostiamo ma senza alterare l'ordine, eccolo qui,
è di prendere le viti BP, ve ne serviranno 3, che sono da avvitare esclusivamente nella plastica, senza alcun tipo di lubrificante, non mettete nulla. Chiudete il sacchetto, questa è in più. Andiamo a prenderci il nostro primo pezzo, eccolo qui, è il 15D. Prendiamo la vite BP e creiamoci il filetto. Io ho già fatto tutto. Possiamo anche lasciarla lì. E questa l'abbiamo fatta. Prendiamo le altre 2 viti, sempre BP, anche perché in questa collezione, in questo fascicolo abbiamo solo quelle. Prendiamo il pezzo 15C e andiamo ad avvitare le 2 viti in questi 2 fori e ci creiamo i filetti. 1 e 2. Lasciamole pure lì, così nel momento in cui andremo a montarli li svitiamo e li inseriamo dentro. A questo punto andiamo a prendere il tubo più piccolo, 15N, chiaro? Il 15N va inserito nella bobina. Andiamo a inserire il tubo. Prima di fare questo, ricordatevi, se vedete dei tubi tagliati di traverso, regolarizzateli. Basterà tagliare pochissimo, perché altrimenti quando andrete a montarli vedrete che è storto e non è bello esteticamente. Curate il vostro modello nei minimi particolari e il risultato finale sarà ancora più gradevole. Quindi abbiamo detto che qui abbiamo messo il più corto, quello da 60 mm, il 15N. Perfetto. Poi andiamo adesso a prendere il 15K, che è quello subito dopo quello piccolo. Ecco perché vi ho detto metteteli così. E il 15K, guardate, prendete questo, che è il filtro della benzina, ok? Che è il 15J, e andate a inserire il tubo. Da che parte? Non vi potete sbagliare. Dalla parte più sottile, che è circolare, perché se la girate al contrario, qui c'è una mezzaluna e andrà lasciata libera. Andiamo a inserire il nostro tubicino 15K. Ecco qua. Mettiamo via anche questo. A questo punto prendiamo il tubo di gomma 15G, che è quello da 90 mm, 9 cm, e andiamo dove? A metterlo. Andiamo a prendere questo pezzo, eccolo qua, guardate bene, ok? Guardate, me lo mettete con le punte girate verso il basso, i 2 perni, li vedete? E lo andate a inserire qui. Poi vi faccio vedere ancora meglio. State attenti a non schiacciare perché rompete i pezzettini, dovete essere delicati. Imparate ad essere delicati e attenti. Lo inserite piano.
Ecco fatto. Guardate, abbiamo inserito il 15G e per ultimo, per esclusione, per forza quello più lungo, che è il 15H, e lo inseriamo qui, nell'unico perno rimasto libero. Fate attenzione, mettete un dito qua dietro, ma non schiacciate queste due perché le rompete. Però mettete un dito qua in mezzo di contrasto per evitare durante la spinta di danneggiare questo perno e di romperlo. Va inserito fino in fondo. Vedete? A questo punto noi siamo tranquilli, ci siamo montati tutti i pezzi. Perché vi ho fatto anche montare i tubi prima? Perché poi avreste gravato su questi due perni mentre andavate ad inserire i tubi, negli perni dedicati, col rischio di romperli. Perfetto. A questo punto procediamo al montaggio. Prendiamo il tubo benzina, vedete com'è tutto più facile, guardate. Questo è il tubo benzina dove abbiamo inserito, il filtro benzina, dove abbiamo inserito il tubo. Quindi prendiamo questo, poi prendiamo questo, che è il 15L, lo posizioniamo così come nella figura. Voi guardatele sempre le istruzioni, guardatele sempre. Io cerco di aiutarvi, ma voi fate fede alle istruzioni. Poi, se ritenete che quello che vi dice Michele può esservi d'aiuto, lo adottate nel vostro montaggio. Diversamente non è assolutamente obbligatorio seguire Michele. Però se avete piacere non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così rimarrete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video, che visto che non si occupa di solo montaggio ma cerca di dare una mano a voi ragazzi a montare il vostro modello in sicurezza, per questo motivo ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque di comprendere non soltanto ciò che c'è nella figura, ma anche quelli che sono i contenuti verbali. Date un'occhiata anche alla playlist se avete piacere, troverete altri modelli e magari possono anche interessarvi quelli. Quindi ragazzi, mi raccomando, non dimenticatevi le istruzioni. Allora andiamo avanti, prendiamo il pezzo così, vedete, con il perno, questo, rivolto verso l'alto, così. Qui abbiamo un foro con una mezzaluna e qui ovviamente abbiamo il perno con una mezzaluna, non potete sbagliarvi. Ecco, senza guardare perché diversamente non entra, e lo fate andare fino in fondo. Prendiamo il 15C, questo, lo mettiamo in questa posizione e andiamo ad inserire in questo foro piccolo il perno. Perfetto. E qui ci siamo. Prendiamo adesso il 15D, andiamo a svitare la vite BP che abbiamo usato per crearci il filetto e facilitarci le fasi del montaggio. Prendiamo il nostro pezzo e lo mettiamo così, in questa maniera, e andiamo a prendere questo e lo andiamo a inserire sopra. Non vi potete sbagliare perché abbiamo un perno che esce qua
metto l'immagine a fuoco se riesco, e qui abbiamo il foro dove andrà a inserirsi il perno, quindi così. Perfetto. E andiamo a chiudere con la vite BP che abbiamo tolto prima. Perfetto. Siamo qui. A questo punto prendiamo il pezzo 15B, eccolo qui, lo giriamo con la parte lavorata sopra e la parte liscia sotto, quindi così. Prendiamo il pezzo 15E, che è questo, ok? Così, l'ho messo come la figura, ecco. E andiamo a inserirlo qua. Anche in questa fase di montaggio non vi potete sbagliare, perché vedete abbiamo il foro a mezzaluna e il perno ovviamente che esce a mezzaluna. State attenti, non toccatelo sulla punta, ma fatelo entrare così, piano piano. Attenzione perché vi potete ferire, perché c'è la punta che esce. Trovate un modo di spingerlo in battuta e vi fermate. A questo punto prendiamo questo, il 15F, e andiamo ad inserirlo qua nei due fori. Ecco qua. Dopo prendiamo questo, andiamo a rimuovere queste due viti, le BP, che abbiamo lasciato all'inizio quando abbiamo creato il filetto, da una parte e dall'altra. Ecco qui. Mettiamo il nostro pezzo così, vedete? E l'altro lo mettiamo così. Non potete sbagliarvi, anche perché i fori sono quelli. Ecco qua. A questo punto lo tenete così con le dita, prendete il pezzo più grande che è il 15A, lo posizionate in questa maniera, eccolo qui, perfetto, e andate a metterlo qua sopra, così. Ecco qui, guardate. E lo fissate sotto con le due viti BP. Fate attenzione perché avete un po' di gioco, quindi dovete centrarlo bene. Non abbiate fretta di stringere subito le viti. Vi ricordate? Le puntiamo e poi le regolarizziamo alla fine. E abbiamo finito il montaggio. Abbiamo finito il montaggio anche di questo fascicolo, il numero 15. Ok, non stringete tutto subito, andate a vedere da sopra che sia diritto, perché vedete, guardate, avete un po' di gioco,
Stavo pensando che riferimento darvi per centrarlo bene. Aspettate che vedo se riesco a darvi qualche riferimento. Ecco, guardate, questa parte argentata qui, 1 e 2, devono essere in linea con questo lato esterno. Attenzione, non qua davanti, qui avrete un gradino, è normale, tra la parte argentata e quella blu. Qui dovrà essere tutto in linea e avvitate lì. Ho detto che avevamo finito, ma in realtà non abbiamo ancora finito perché mancano ancora 2 pezzi. Se no questi non è che me li hanno dati in più. Ok? Però praticamente, guardate, prendiamo il 15M, anche questo ha un perno a mezzaluna e un inserimento dedicato. Lo mettiamo così, lo spingiamo qui. Perfetto. Prendiamo la nostra bobina, stessa cosa, perno a mezzaluna, foro dedicato. Ecco qua. State attenti quando fate questo lavoro perché se avete fretta lo rompete il perno sotto. Rompete il perno sotto, con calma. Pollice e indice e piano piano, contrastando la spinta con il pollice sotto, inserite. E così non creerete alcun danno. Guardate. Spettacolo, che bello, mi piace veramente tanto questo modello. Adesso posso dire che abbiamo finito il montaggio, andrò avanti con l'ultima parte del video dove permetterò a chi lo desidera di dare un'occhiata a tutto quello che abbiamo montato fino a questa uscita che è la numero 15. A dopo ragazzi, mentre vado e preparo tutto, per quelli che si sono dimenticati di iscriversi e di attivare la campanella, mi raccomando, potete farlo, ragazzi. Ciao, a dopo. Ed eccoci di nuovo qui. Questo è quello che abbiamo montato dal numero 1 fino a questo numero, il 15. Il numero 16 ci saranno i pezzi, nel numero 16 ci saranno i pezzi per montare la pompa dell'olio, il sistema d'accensione e la pompa del servosterzo. Qui ci sarà da avvitare altri particolari molto piccoli, ma che appunto rendono questo modello ancora più dettagliato. Guardate, io non so più cosa dirvi. È un modello che consiglio di fare a tutti. Voi direte: Michele, ma tu lo dici per ogni modello che fai? Lo credo ragazzi. Abbiate pazienza. Se l'ho acquistato e ho deciso di farlo è proprio perché amo questo tipo di modello, nonché la sua storia. Guardate che meraviglia. Parafango in metallo. Bellissimo, le linee della verniciatura, il particolare, il filetto nero tra il colore rosso e il bianco. Bellissimo. La scritta Gran Torino in rilievo, la freccia che poi andrà inserito all'interno del foro dedicato, il LED, quindi sarà funzionante. Il motore, questo è quello che abbiamo montato adesso, poi andrà inserito qui, no,
così. Ecco qua, vi do una piccola anteprima. Ecco, adesso io non voglio assemblarlo bene perché devo poi accertarmi che tutto sia a posto. Ecco, però in linea di massima, guardate che spettacolo. Bellissimo. Che meraviglia. E quanto pesa? Il gruppo candele con i suoi cavi, il lampeggiante, gruppo frizione e cambio, pesantissimo, il musetto che parla da solo, tanto che è bello, parla da solo. Se non avete acquistato questo modello non vi potete rendere conto della bellezza. Se vi piace nel video non avete idea di cosa sia dal vivo, è bellissimo, bellissimo. Anche qui sarà tutto illuminato. Abbiamo chiaramente i fari e questi qui, i fari qua sotto la mascherina. Quindi 6 LED. La scritta Ford anche qui in rilievo, bellissima, metallo. La mascherina metallo, questa che vedete rigata, quella intorno è plastica cromata, così come il paraurto. Non mi sembra neanche plastica, tanto che è bella. Fatta benissimo, la targa in metallo verniciato in maniera impeccabile. Impeccabile. Vediamo se riesco a ingrandirvi la scritta. Guardate, nel particolare, che bella. E poi questo telaio pesantissimo, 1000 grammi solo questo, quasi 1 chilo di peso. Beh ragazzi, non so cos'altro dirvi di quest'auto. Siamo al montaggio numero 15 e guardate già dove siamo arrivati. Sono veramente contento, veramente contento. Michele, con questa immagine meravigliosa, ma che come scenografia sembra più una demolizione d'auto, vi saluta. Che bello. Vi ringrazio a tutti per il vostro tempo, vi ringrazio di seguirmi. Stavo pensando, perché mi ripeto sempre, ma cosa faccio? Non dovrei farlo, è quello che sento nel cuore. Il canale è vivo grazie a voi. Sì, io lo ho aperto, ma siete voi che mi guardate e mi permettete di andare avanti e mi avete permesso di arrivare, anche se è una piccola goccia nel mare, mi avete permesso di arrivare dove io sono arrivato oggi. Abbiamo superato i 1100 iscritti e siamo a 140.000 visualizzazioni totali. Non per video, magari totali. E vi do una piccola nota, così, informazione. Questo mese sono stato visualizzato più di 1150 ore. Grazie ragazzi, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari e arrivederci al prossimo appuntamento. Mi raccomando, non mancate. Seguite Michele, condividete i video di Michele nei canali dedicati perché questo canale
è nato per dare aiuto a voi e sono felice di averlo fatto. Ciao ragazzi!